Tecnica di conduzione in presenza e da remoto. Qual è la differenza in termini qualitativi? Ne parliamo questa sera in diretta a 120 secondi in compagnia della dottoressa Elisabetta Lanzi. Ci vediamo fra 10 secondi. Benvenuti, siamo oggi in collegamento con la dottoressa Elisabetta Lanzi, Marketing Communication Specialist, professionista con una lunga esperienza nell'ambito delle ricerche qualitative. Buonasera Elisabetta e benvenuta a 120 secondi. Buonasera a voi e grazie mille per l'invito. Elisabetta, vista la tua grande esperienza come ricercatrice negli studi di mercato, quale ritieni sia, in termini qualitativi, la differenza fra la tecnica di conduzione in presenza e quella da remoto? La ricerca qualitativa, per definizione motivazionale, ha il compito di decodificare il linguaggio dell'individuo per giungere a comprendere lo stimolo che lo conduce all'agire. C'è da dire però che il linguaggio si esprime attraverso molteplici vie e queste vie non sono esclusivamente quelle verbalizzate, ma anche un atteggiamento che il corpo assume di fronte ad un determinato stimolo o le espressioni tipicamente facciali. È per questo motivo che il body language rappresenta senza dubbio una parte integrante dell'elaborazione che il ricercatore qualitativo è chiamato a decodificare e ad includere nei risultati finali di ricerca. E in questo scenario la ricerca in presenza permette di fruire di questa variabile non verbale che completa l'elaborazione mentale della risposta in modo più naturale e realistico. Ecco perché, il ricercatore, ha il compito principalmente di osservare e comprendere il non detto per tradurlo in suggerimenti strategici per il cliente finale. E qual è allora il giusto compromesso, secondo te, tra la ricerca in presenza e quella da remoto? La ricerca da remoto ha sicuramente il vantaggio di poter raggiungere un campione più eterogeneo dal punto di vista geografico a costi accessibili. Dal punto di vista di una ricercatrice qualitativa quale sono, però utilizzerei la tecnica da remoto come conferma di risultati già acquisiti in presenza e quindi come una parte integrante, ma sicuramente non predominante, di un progetto di ricerca. Elisabetta, grazie per averci condiviso il tuo punto di vista su questo tema. Gli argomenti che affronteremo sono ancora molti, quindi speriamo di poterti riavere qui con noi a 120 secondi. Grazie mille a voi, a presto.